Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi parleremo della convivenza. Mi avete detto su Twitter che sarebbe un topic o un argomento interessante per confrontare e quindi oggi cercherò di darvi qualche vantaggi e svantaggi di vivere con il proprio fidanzato/fidanzata. Primo vantaggio di vivere insieme è che è molto più economico. Quando siete in una coppia potete vivere comodatamente nello spazio di uno e pagherete la metà. Potete condividere un letto, un bagno, qualsiasi cosa. Almeno a Milano so da esperienza che costa molto meno vivere in un bilocale o un monolocale in due di trovare una stanza singola in un appartamento. Il primo anno vivevo in una residenza di Bocconi e pagavo quasi 700 euro al mese per vivere in una stanza piccolissima, in un appartamento condivisa con 3 altre persone. Il secondo anno e anche il terzo anno ho vissuto in un appartamento sempre condivisa, questa volta con 5 altre persone. Ognuno aveva una stanza propria per se stessa e la stanza era anche un po' più grande di quello che avevo nella residenza di Bocconi e così pagavo 590 euro al mese, quindi meno. Ora io e Enrico abbiamo preso questa casa qua che avete visto sul canale e paghiamo 800 insieme, spese incluse per tutto l'appartamento, e quindi a testa paghiamo 400 euro al mese per l'affitto e spese condominiali. Quindi io sto pagando meno, lui no, perché prima lui aveva una stanza condivisa su via Padova, quindi la situazione era il peggiore del peggiore, non lo so, e quindi pagava tipo 200 euro al mese, quindi quello non è normale. Normalmente paghi 300-400 al mese per una stanza condivisa. A Milano il prezzo media di un monolocale è 1000 euro, 1200, ma puoi trovarli anche a 700, 800. Se trovi un appartamento più economico con un prezzo più basso a Milano, pagarlo in due è molto comodo. Siete dividendo anche il wifi, il gas, le spese per il cibo, quindi tutti i costi che avevi prima sono tipo a metà. Sto semplificando molto, ma più o meno è così, e quello è il vantaggio per me più importante, cosa posso dire. Il secondo vantaggio, penso che è il vantaggio, è il fatto che secondo me la convivenza è un passo necessario e normale in qualsiasi rapporto romantico. Tra dating e matrimonio la convivenza è cruciale. Perché? Perché innanzitutto normale e succederà comunque, perché dopo un certo tempo di dating o di uscire insieme noti che passi più e più tempo con quello fidanzato. All'inizio se abbiamo visto, non lo so, ogni altro giorno o ogni weekend, più recentemente io e Enrico abbiamo visto quasi tutti i giorni. È arrivato ad un punto dove lui era sempre a casa mia all'appartamento vecchio, passavamo sempre le sere insieme, sempre i weekend insieme, sempre le vacanze insieme, ogni festa tipo Natale, Pasqua io ero sempre a casa dei suoi genitori, quindi eravamo sempre insieme. E dopo un certo punto dite, ma non avrebbe più senso vivere insieme? Ora stiamo pagando 2 diversi affitti, possiamo pagare meno insieme, invece di spostare sempre i nostri calendari, i nostri schedule per vederci. Perché non viviamo insieme, così possiamo vederci quando vogliamo, quando ci svegliamo, quando mangiamo a casa, e ha più senso. Quindi è molto normale. Vedrete che dopo un certo punto, che è diverso per tutti, sembra la cosa più ovvia da fare. Dopo 5 anni di amicizia e 3 anni di uscire insieme, per me sembrava il passo più ovvio e più naturale da fare, non matrimonio, perché secondo me la convivenza serve anche
anche conoscere una persona in un modo diverso. Quando esci con qualcuno riesci a conoscere se questa è una brava persona, se questa è una cattiva persona, riesco a vedere come quella persona sulla superficie. Ma quando vivi con una persona conosci non solo le cose buone di questa persona, ma anche le cose non così buone, le cose che tipo puoi sapere se questa persona è una persona responsabile, puoi vedere se questa persona è una persona che condivide le stesse idee di una casa di te, le stesse idee di vita di te. Quindi è un modo diverso di conoscere una persona, e penso che è un modo di conoscere una persona che è ancora necessario prima di matrimonio, prima di bambini, prima di tutto. Per sapere una persona 100% devi convivere con quella persona per un po'. Non è solo un passo naturale e normale, ma è anche un passo necessario. Ho visto che ci sono delle persone che pensano che devi spostarci con il fidanzato dopo il matrimonio, ma come posso sposare qualcuno se non so come puliscono, se non so se riescono a pagare l'affitto in tempo, se non so come sono in questi modi, secondo me più seri, secondo me più importante, come posso sposare qualcuno che non conosco a quell'altro livello. Il vantaggio è stai progressando il rapporto romantico che avete, ma anche riuscite a conoscere l'altra persona in un modo molto importante, molto profondo, che non riuscite a conoscere in un altro modo, secondo me, sempre secondo me. Il terzo vantaggio è quello che sentite spesso, ed è quello che sei sempre con il tuo migliore amico, la tua migliore amica, sei sempre con quella persona con cui puoi parlare di qualsiasi cosa, con la persona che sa sempre come farti sentire meglio. Immagini che arrivi a casa dopo lavoro e sei stanca e non vuoi fare qualcosa, puoi sempre chiedere al fidanzato o alla fidanzata di farlo. Loro sono il tuo altra metà, e so che sembra molto cliché, ma è veramente vero. Vivo una vita molto meno stressante ora che vivo con Enrico, perché se voglio sfogarmi, come si dice? Posso sempre vent con Enrico, posso sempre dire cosa è successo nel mio giorno, ed è veramente una cosa molto bella. Quando vivevo sempre con i coinquilini c'erano sempre problemi, c'era sempre quel coinquilino che volevo uccidere, ma scherzo, lo so che è cliché, ma questo è veramente un vantaggio. Vivi con la tua persona preferita nel mondo, e questa è una cosa buona, è un vantaggio. Ora andiamo avanti ai svantaggi, le cose brutte di vivere insieme. Uno è quello che vedo spesso e che posso dire è verissimo, ed è il fatto che iniziate a litigare per le cose più stupide del mondo. Non so perché, ma quando non vivevamo insieme avevamo i litigi abbastanza grandi, non frequentemente, ma c'erano in questi 3 anni dei litigi in cui dicevo: ma Enrico, veramente? Ma la maggior parte della volta eravamo felici per essere vicino ed insieme. Ora che viviamo insieme riesci a notare diverse cose che non hai notato prima. Ora non litighiamo di cose che considero serie, ma litighiamo del fatto che lui ha lasciato per terra per l'ennesima volta le calze, o il fatto che lui vuole che io metto i piatti nella lavastoviglie, ma io voglio farlo dopo finisco di montare questo video, e mi scusa, ma non so quando finirò. Quindi litighiamo di queste cose che quando parli di quelle cose sembrano stupidi, ma succedono sempre. È un svantaggio perché ovviamente non vuoi litigare con il tuo fidanzato o la tua fidanzata, ma succede. Vedrai che quando convivi con una persona ci devono essere un sacco di compromessi da tutte le parti, da entrambe parti, perché se no non funzionerà. L'ultimo svantaggio, non so se è uno svantaggio, ma secondo me è un po' scomodo, non lo direi come una cosa positiva, è che non puoi tornare indietro dopo la convivenza. Non so di voi, ma io non ho mai sentito una storia di una coppia che vivono insieme e poi si lasciano e poi tornare insieme. Di solito, se qualcosa succede abbastanza grave per lasciarsi mentre la convivenza, il rapporto è finito. O è finito
tutto o state insieme per sempre, ma non c'è un break. Non puoi fare un break come quando state uscendo insieme e basta. Quando state uscendo e basta, qualcosa succede, potete dire no, ma io ho bisogno di una pausa. Ma secondo me quando vivete insieme, quando avete tutto in tutti e due i nomi, è una cosa molto seria. Per fortuna niente è successo ancora con io e Enrico, ma come vedo le cose ora, la convivenza è una cosa che puoi andare avanti o puoi smettere, non c'è tornare indietro. E niente, secondo me questi sono i vantaggi e svantaggi principali per me. È stato giugno, luglio, agosto, settembre, wow, 4 mesi che stiamo vivendo insieme. E non lo so, sono stati 4 mesi più veloci e più belli della mia vita, più produttivi, più tutto. Mi sento bene vivere con Enrico e non c'è qualcosa che è peggiore di prima. Tutto è meglio di prima, tutto. Cosa pensate voi? Cosa sono le vostre esperienze con la convivenza? Secondo voi sbaglio o ho ragione? Ditemi voi nei commenti, voglio sapere cosa pensate della convivenza. Secondo voi dovete fare la convivenza dopo o prima il matrimonio? Perché veramente ci sono le persone che mi dicono che devi essere sposati per vivere insieme. Ditemi voi. Grazie mille per aver guardato questo video. Like and subscribe if you haven't already, and I'll see you guys in my next one.